Lezione di ascolto? No. No. Sembra una lezione Allora, di ascolto. quella è la nostra camera e devo guardare più spesso in camera perché spesso guardo te. Esatto, che tanto non è un bel vedere, Esatto, quindi bravo, esatto. non vale la pena. Allora, non siamo qui per una lezione di ascolto, ma siamo qui perché dovevamo fare dei test con questo faraonico sistema VTL, Vacuum Tube Logic, e lettore Esoteric K01XD, l'ultimo top di gamma integrato della giapponese Esoteric, nonché con dei diffusori che stiamo facendo vedere in questo istante in overlay della Perlisten, modello top di gamma della Perlisten. Sì. Che si chiamano? ST7. Non mi ricordo che è Special Edition. Special Edition. Top di gamma appunto di Perlisten, un costruttore americano poco conosciuto ma che adesso provvediamo a fare. Però Giulio, permettimi, anche perché noi qui residenti abbiamo le Everest, ci siamo fatti un bel passaggetto anche con le GBL Everest. Che anche questa volta vedranno in sovraimpressione. E questo spiega il perché ci troviamo qui in auditorium, nel senso che le nostre due sale d'ascolto non erano sufficientemente capienti per poter gestire tanto ben di Dio. Ma quindi noi possiamo utilizzare una sala che è 120 metri quadrati per fare queste prove, come dire, un po' più impegnative. E questa è stata veramente impegnativa, sì, senza dubbio. E da questa mattina, adesso sono le 4 di pomeriggio, e da questa mattina presto che stiamo con l'aiuto di un po' di facchini facendo il setup. Esatto, e continueremo domani sicuramente. Assolutamente sì. Bene, allora, subscribe e campanella bisogna dirlo, sempre questa è la camera, e seguiteci per la descrizione. VTL, cambiamo camera, ha adesso più linee di prodotto, perché 3 linee di prodotto, in particolare addirittura con la linea di ingresso con un amplificatore integrato, dal costo relativamente abbordabile e comunque simile a tanti amplificatori integrati a valvole di fascia alta. Anche un pre e finale, entry level, poi c'è la serie mediana di cui fanno parte queste elettroniche, e poi c'è la serie top dove per esempio c'è il famosissimo finale Siegfried, che è quel mobiletto da terra a sviluppo verticale. Bravo, che sembrerebbe quasi una ghiacciaia, invece è un finale da non so neanche quanti watt. Oggi in prova abbiamo i finali, gli MB450 serie 3 che con 425 watt mono, che possono essere in configurazione sia triodo che tetrodo. Esatto, tetrodo. Cambiamo camera, cambiamo camera. E il preamplificatore che si chiama TL 6.5 serie 3, molto interessante come del resto i finali. Che cosa possiamo dire? Dunque, possiamo dire che sono degli oggetti che ci hanno particolarmente stupito. E noi eravamo un po' dubbiosi sul fatto che questi amplificatori di potenza fossero in grado di gestire un carico piuttosto complesso come quello costituito dai diffusori Perlisten, laddove eravamo sicuri che con le Everest GBL avrebbero avuto gioco facile, eravamo un po' più indecisi sulla binata con le Perlisten. Questi amplificatori hanno dimostrato che ci sbagliavamo completamente. Di grosso. Tra l'altro, la cosa molto interessante è che al di là della possibilità del funzionamento triodo, tetrodo, questi amplificatori danno, con un po' di acrobazie, per arrivare diciamo allo poi switch, lo facciamo vedere, è un po' la possibilità di gestire il fattore di smorzamento. Il fattore di smorzamento su quattro posizioni, quindi basso, medio, alto, massimo, con differenze di suono nette, sostanziali. Nette, ma la cosa che a me ha veramente stupito, mi ha proprio colpito, è al di là della gestione del basso, che era quello che con certezza io mi aspettavo che sarebbe accaduto, qui invece c'è stato un cambiamento proprio radicale sull'estremo medio-alto,
sull'immagine, sulla profondità che è andata via via cambiando, sulla pasta sonica, la grana, i colori. Quindi è stato un veramente affrontare e scegliere fra diverse personalità di amplificatore. E questo è una flessibilità che pazzesca, uno non si immagina certo, associata a un prodotto anche a valvole. perché dobbiamo pensare che insieme a queste 4 possibilità ci sono poi 2 ascolti diversi, triodo, pentodo, e quindi vuol dire che tu hai 4 possibilità per ogni tipo di amplificazione, quindi ne hai in tutto 8 e quindi riesci poi molto facilmente a omogeneizzare quelle che sono le caratteristiche del diffusore con quelle dell'amplificatore. Esatto. Tra l'altro c'è da... Vai, dimmi. Scusami, l'amplificatore... Facciamolo vedere, Giulia. Sì, l'amplificatore è questo qua. Arrivati su queste fasce di prezzo è evidente che sono sia con ingressi bilanciati che sbilanciati. Tra l'altro il prezzo lo trovate sotto, così noi vi diamo il prezzo preciso, esatto, sia del finale che del preamplificatore. Esatto. E noi in questa tornata di messa a punto le configurazioni le abbiamo provate un po' tutte, abbiamo provato a farli lavorare in bilanciato e in sbilanciato, e come era facilmente ipotizzabile, credo la soluzione migliore è stata quella di farli lavorare tutti in bilanciato. Quindi il collegamento tra la sorgente, l'esoteric, che sta lavorando in questo momento come DAC, sebbene abbia una sua meccanica, e il preamplificatore, il collegamento è bilanciato, e tra il preamplificatore e i finali è anch'esso in bilanciato. Allora, quello che c'è da sottolineare in particolare su questo preamplificatore è che, nonostante sia un preamplificatore a valvole, è totalmente bilanciato, perché normalmente i preamplificatori a valvole sono sbilanciati, quindi con la massa a terra. Questo invece è bilanciato, per cui la cosa migliore, se potete, è utilizzare collegamento bilanciato come abbiamo fatto noi, ed è una cosa molto rara da fare. Poi nello sventramento vedremo la spettacolarità del controllo di volume, che è fatto proprio per il canale positivo e per il canale negativo separatamente. Dal punto di vista della flessibilità, questo preamplificatore ha di tutto, ingressi, uscite, più di una, bilanciate, sbilanciate, insomma c'è veramente diciamo di tutto. Quindi, telecomando ovviamente. Telecomando, assolutamente sì, iperconfigurabile, quindi insomma non è la classica macchina valvolare magari un po' limitata che sacrifica tutto sull'altare del suono. Questa dal punto di vista sonico è fantastica, ma è anche una macchina molto pratica da utilizzare, semplice da utilizzare. Vi accorgete che è a tubi solo perché scalda un po' di più il coperchio, ma molto molto interessante invece i finali e la loro gestione non solo dei tubi ma della corrente di bias, che è totalmente automatica. Faremo vedere poi, andrà in sovraimpressione il video di quando si accende la macchina e i circuiti interni trovano il bias, e si accende un LED verde che corrisponde per ogni tubo alla effettiva giusta corrente di bias. Ve lo dico sin da questo momento, in fase di montaggio questa ripresa verrà accelerata, perché lo startup è piuttosto lungo, quindi non possiamo tediarvi con i tempi veri, insomma ci mettono un bel po' a salire su e a partire. Esatto, tenete conto che tra l'altro questi sono finali con 8KT88. 8KT88, sì, che non sono poche, insomma. No, assolutamente, assolutamente. Tant'è che poi il regime termico a cui lavorano, insomma, lo spiega chiaramente. Altre cose? No, possiamo passare allo sventramento. Tenete conto che io il preamplificatore l'ho scoperchiato subito, cioè neanche l'abbiamo acceso, già era scoperchiato. Cambiamo camera, quindi passiamo serenamente allo sventramento? Punto interrogativo? Allora, passiamo allo sventramento. Io sereno non sono, ma comunque ci passiamo ugualmente. Bene, a tra poco. Prima di tutto i 2 trasformatori di alimentazione.
nucleo AC, facciamo vedere Giulio quanto sono slim. Allora, in una configurazione completamente dual mono, quindi un trasformatore per un canale, un trasformatore per l'altro, facciamo caso anche agli schermi che servono per i trasformatori, per schermare ancora il flusso disperso del trasformatore, e questo ulteriore schermo che serve per schermare i canali fra di loro e quindi per diminuire la diafonia. Bellissima questa struttura, che è una struttura oscillante, e vediamo infatti dei tappetti in gomma, li stiamo inquadrando Giulio, questi 1, 2, 3 e 4 tappetti in gomma. Sì, aspetta che mi avvicino, ecco, Ok, con delle mollette, e che servono proprio per rendere basculante le due sezioni di preamplificazione di linea, che fanno capo poi a questi 1, 2, 3 e 4 moduli sì. VTL che non si possono aprire, e io quindi mi sono dovuto purtroppo fermare, e nei quali sono contenuti le circuitazioni del buffer di uscita. Dice alta corrente, bassa impedenza, modulo di uscita, con i fusibili per ogni sezione. Guardiamo poi questi due enormi condensatori della Mundorf, sono uno e l'altro 2, ma non credo che si veda l'altro, della stessa capacità, e questi fanno l'alimentazione. Ecco, si intravede qualcosina. Sì. I condensatori tutti di altissimo livello, Supreme Cap e VTL, marchiati VTL. Sì. E poi la impressionante schiera di relè che servono per fare il volume. Adesso facciamo di sentire. relè e resistenze. Esatto, facciamo sentire. Che sono posti poi su 2 piani. Eh sì, adesso spieghiamo. Ok? Qui stavi agendo sul volume. Sul volume. Questa è, arrivo ai relè, questa è il circuito stampato degli ingressi, ok? Perché ci sono due relè? Ci sono due relè perché qui viene fatta l'esclusione sia della massa che del polo caldo, sia degli ingressi XLR che RCA. Questo perché? Perché se io lascio un cavo collegato di un altro apparecchio e la parte positiva è scollegata dal relè, ma la parte negativa del cavo non è scollegata, io mi becco tutte le radiofrequenze che quel cavo sta captando, anche se l'ingresso non è selezionato. In questo modo, invece, io tolgo sia la massa che il positivo, e quindi è un modo molto più sofisticato e costoso, ma che serve per diminuire il rumore che entra all'ingresso del preamplificatore. Facciamo caso che questa è l'uscita della sezione d'ingresso, ok? Sezione d'ingresso che entra dentro al controllo del volume, che è fatto su 2 piani, perché questo è bilanciato, e quindi un piano fa il polo positivo e un piano fa il polo negativo, e poi uscita con tanto di freccia direzionale del cavo e ingresso verso la preamplificazione di linea. Veramente spettacolare. Razionale. Sì, veramente spettacolare, una cosa che difficilmente si vede fatta in questo modo, con questa precisione e questa cura nei dettagli. Circuiti di stabilizzazione completamente dual mono anche dal punto di vista del filtraggio, infatti sono 2, 4, 6, 8 e 2, 4, 6, 8. Questi sono 270 microfarad, 400 volt per 1, 2, 3, 4 e 4, 8, quindi una capacità di filtro molto molto alta. Vediamo poi questo che è lo schermo, che serve proprio per evitare che i disturbi di radiofrequenza generati dalle parti di logica di controllo possano arrivare verso i circuiti di linea. Facciamo alla fine vedere gli altri condensatori di filtro, Giulio, che se ne vede uno solo. Forse riesci però a inquadrare questo trasformatore qui, eccolo qua, sì. E questo è il trasformatore per lo stand-by, per i servizi. Ok? Quindi una dotazione spettacolare. Facciamo poi vedere magari
Pannello posteriore, che dici? Aspetta, facciamo vedere il pannello frontale da prima. Telecomando. Telecomando. Ok. Questo è il controllo del volume, sta qua, quindi è questa barra con questa manopola con questo incavo per il dito, selezione degli ingressi, selezione tape, e poi qui ci sta la fase, il bilanciamento e il muting. Molto semplice in fin dei conti. Ok. Destra, sinistra, tutti gli ingressi, di cui 3 sono bilanciati e sbilanciati, e gli altri 3 invece sono solamente sbilanciati. Le uscite sono tante, perché sono 2 uscite RCA e un'uscita XLR, poi c'è 2 uscite rec out e 2 ingressi tape, quindi c'è una versatilità pazzesca anche col trigger. Questo trigger tra l'altro è comodo perché vuol dire che io accendo il pre e posso accendere anche automaticamente finale. Esatto. Non avevo mai visto dei condensatori di filtro da 450 volt 3300 microfarad, ben 2. Qui è molto più di una lattina di birra, che dici Giulio? Sì. Allora, trasformatore di alimentazione caldo, abbiamo spento da poco, trasformatore di uscita. Diamo un'occhiata al pannello posteriore, quindi interruttore di accensione, di stand by, presa da 20 A, e ci sono i cavi a corredo. Poi c'è tutta una sfilza di fusibili, quindi fusibile principale, fusibile per la parte logica, per la parte degli ingressi, e poi ci sono questi 2 fusibiloni che servono per la parte di alimentazione delle valvole. Questi gli ingressi trigger, ingresso bilanciato con il selettore degli ingressi ovviamente bilanciato e sbilanciato, binding post di uscita, la sfilata delle KT88. esatto, 8 KT88, le 2 aspetta che sì. Se mi avvicino faccio vedere anche il fatto che nascono bene, insomma, nascono Golden Lion. Sì. Eccole qua. Sì. E le altre invece, quelle driver, che sono? Sono una 12 BH7 e una 12 AT7 OCC81, abbastanza classiche. Facciamo vedere poi gli interruttori per il fattore di smorzamento, quello che di cui abbiamo discusso tanto durante la prova. Quindi sono 4 posizioni in tutto, così è la più bassa, così è la più alta, e poi ci sono le 2 configurazioni intermedie. Questo invece è il circuito di alimentazione stabilizzato, eccolo qua col suo bel dissipatore. Sì. Se tu riuscissi con uno sforzo erculeo a girarmelo a favore di telecamera, facciamo vedere il pannello frontale. Però tu vuoi un po' troppo, Giulio. Io sì, esatto, punto a farti strappare la schiena. Questo è il pannello frontale, e davanti ci sono questi 3 piccoli pulsantini, sì, che poi facciamo vedere, che sono mode, power e mute. Mute, power e mode, insomma, è evidente. Giusto, mode, che serve a fare cosa? Dai, dillo tu perché sono mi impiccio. È quello del passaggio, che può essere fatto anche in funzione, esatto, da tetrodo a triodo. Esattamente, bravo. Ok. Ci mette un po' la macchina. Ci mette un po', perché che cosa deve fare? Deve switchare completamente i collegamenti delle valvole in modo da farli in un modo piuttosto che in un altro. Insomma, quindi non è un'operazione del tutto banale. Va bene, vediamo se riusciamo a aprirlo sotto, se no è finita qui. Ok. Lo abbiamo aperto. Adesso la cosa... Non senza una certa dose di apprensione, esatto, aggiungo io. Questa volta non soltanto da parte mia, ma anche da parte di Giancarlo. Esattamente, no, perché è una macchina estremamente costosa, delicata e soprattutto molto pesante, quindi ti può anche sfuggire. Però posso dire una cosa? Sì. Allora, come vedete chiaramente, il telaio è fatto con questa piastra di acciaio, che io vado a inquadrare, che termina con una L. Quindi sostanzialmente su questo piastrone, lato superiore
inferiore in questo caso perché la macchina è ribaltata, ci sono messi i componenti, cioè a vista, quindi le valvole e i trasformatori. Lato inferiore, superiore in questo caso, è il lato componenti, giusto? Esattamente, bravissimo, ti do un 10 più. Grazie. Allora, abbiamo fatto vedere quanto è grande il trasformatore di alimentazione. Un bestione. Enorme, veramente enorme. Sì. Adesso cominciamo con l'apprezzare il cablaggio, che è un cablaggio veramente perfetto, bellissimo, ordinatissimo. Guardate che meraviglia, tutte linee orizzontali e verticali. Tra l'altro qua vediamo il cavo microfonico, microphone cable, Mokami giapponese, che serve per fare il cablaggio interno del segnale. Ok? Mokami. Bene, questi passaggi sono meravigliosi. Sono meravigliosi. Soffermati. Sì, questi passaggi sono veramente, ecco, passiamo di qua. Sì, no, veramente è un piacere guardarlo. Prego Giancarlo. Facciamo vedere il fusibilino da 600 volt, quello. Piccolo. Eccolo qua. Qui ci sono i due condensatori di filtro, quelle due enormi lattine di birra che abbiamo visto prima, eccole qua, lato componenti, diciamo, quindi lato saldature, in questo caso lato viti. Sì. Questi sono i relè che servono per evitare che se accendi il finale stacca la corrente di casa. Bravo, perché assorbe troppo. Questi sono i due choke di alimentazione. Guardiamo poi la opulenza dei condensatori Mundorf. Qui ce ne sono MCAP Supreme, ce ne sono 8 in tutto, e in particolare invece questi che sono dei condensatori marchiati VTL, ok? Eccoli qua, e sono fatti a mano. Sicuramente sono fatti a mano quelli di sotto, infatti è segnata a mano la capacità. Sì. E questi credo siano i condensatori più importanti di tutto l'amplificatore dal punto di vista della gestione del segnale. VTL. Sì. Poi dove ce n'è meno bisogno ci sono gli MCAP, quelli un po' meno buoni dei Supreme, quelli bianchi piuttosto che quelli neri. Capacità di filtro per tutte le varie sottosezioni di livello eccellente e a profusione. Resistenze della Dale. Esatto, le migliori che ci sono. Queste qui grigio scuro, grandi, eccole qua. Dale. Qua siamo esattamente sotto allo zoccolo delle valvole. Esatto, questi sono 1, 2, 3, 4 zoccoli delle valvole finali, e queste due centrali sono le valvole preamplificatrici. Esattamente. Poi facciamo vedere l'auto biasing e il fault. Questo fa sia la regolazione del bias sia eventuali problemi che ci sono sulle valvole, una valvola in corto, una tensione che non va. Questo blocca l'accensione dell'amplificatore, tanto che sul manuale di istruzione c'è anche la procedura per resettarlo. Sì. Perché magari può capitare che va in errore per sbaglio, e quindi va semplicemente. Quindi fondamentalmente il tutto è asservito a questo microprocessore che vediamo qui. Sì. Beh, vabbè, che dire? Niente, splendido. Spettacolare, sì. Veramente spettacolare. Va bene, lo rimontiamo? Sì, ci riesco. Vai. Ciao. Caro Giulio, chi ha detto che le amplificazioni a valvole sono mosce rispetto a quelle a transistor? Ora, dipende da che amplificazione a valvole Esatto, stai prendendo in considerazione. Cioè, voglio dire, l'amplificazione a valvole che spesso uno si ritrova a recensire o ascoltare magari è un asfittico push-pull con le L34, e magari sì, va bene in determinate circostanze, ma in altre circostanze no. Ad esempio, se io considero che questa stanza abbiamo detto che fa 120 metri quadrati, un appartamento,
grande, un appartamento grande. Pensare di sonorizzarlo a livelli di pressione non trascurabili con un amplificatore a valvole, a me personalmente fa piuttosto strano. Poi, certo, vai a vedere che ognuno di questi finali ha 4 più 4, 8 KT88, dici ok, va bene, ci siamo, si può pure fare. C'è un aspetto molto importante, si risparmia sul riscaldamento. Ah, si risparmia sul riscaldamento, Senza questo dubbio. è Senza poco ma dubbio. sicuro. Non risparmi, diciamo, a monte forse. Per niente ti compresti 50 caldaie, va bene. Però insomma, questo è un dato, Va bene. un dato trascurabile. Scherzi a parte, diciamo, Sì. ci troviamo di fronte a due finali eccellenti, estremamente configurabili, che ci hanno particolarmente convinto e appassionato, e tra l'altro è stato molto divertente, cambiamo camera, molto divertente giocare sul setup e quindi sulle 4 diverse, lo abbiamo anche accennato sì. prima, sulle 4 diverse damping factor, quindi fattori di smorzamento. Allora, qualcuno E sulla configurazione A triodo e A ha già sbagliato prima, l'ho già ripreso. dillo tu, triodo e Tetrodo. tetrodo, va non bene, pentolo. ho sbagliato prima. Va bene. Allora, dico una cosa. Sì, Noi abbiamo fatto un confronto sì, prima di mettere in opera i VTL con l'accoppiata, anzi il trio Mark Levinson. Sì. Che poi sarà oggetto di prova. Che sarà oggetto di prova. Quindi in quel caso lì, sia con le Perlisten sia con le Everest, abbiamo lavorato in multiamplificazione con 2 finali monofonici che gestiscono la gamma bassa e un finale stereofonico che gestisce la gamma medio-alta. Ovviamente noi abbiamo fatto questa operazione per, come dire, fare un po' un bilanciamento con lo stato solido. Sì, che non solo, ma poi quello è l'impianto che noi qua utilizziamo normalmente, per quindi le abbiamo lezioni l'orecchio. d'ascolto. Esatto. Dopodiché abbiamo fatto lo swap, abbiamo fatto il cambiamento e, ripeto, io ero convinto che avrei assistito a un castello di carte che si affieoliva. E invece? No, assolutamente. E questa cosa a me ha spiazzato. Perché ha spiazzato? Intanto perché continuo ad avere in testa che sono valvole e io associo alle valvole quella difficoltà di pilotaggio, quel senso sì di grande bellezza, di grande armonia, ma anche di poca energia. Allora, qui la poca energia non c'è traccia, ripeto, sia con le Perlisten che con le Everest, entrambe spingevano, sonorizzavano, davano pressione a questo ambiente. Ma poi la cosa che io ho trovato sbalorditiva era trovare a queste pressioni la raffinatezza delle valvole. Esatto, anche perché la vera magia delle valvole, che è un po' quella che abbiamo anche sottolineato qualche prova fa col trio De Musashi, sì, è quella di una gamma medio-alta e alta semplicemente meravigliosa, sognante. Sì. Ecco, ci potresti stare ore a essere coccolato da quella sonorità, che non è il medio, l'alto, lo squillante, è proprio carezzevole, ecco, sì, scusate il termine, ma è esattamente questo. Paghi il prezzo normalmente di una gamma bassa che va addomesticata, ci devi mettere le casse giuste, ci devi mettere i cavi, ci devi mettere tante cose e non hai quella spinta tipica del finale a transistor. In questo caso invece, anche grazie alla possibilità di spostarti il damping factor e quindi di migliorare l'interfacciamento con le casse, l'elicottero di The Wall che Giulio questa volta mi ha fatto sentire mi ha davvero soddisfatto. Non è esattamente la stessa cosa di un finale a stato solido che picchia 500 ampere, però è un basso che c'è, scolpito, tornito, perfetto, con una sua giusta lunghezza, c'è in tutte le sue dimensioni, mi viene da dire. Ecco. Sull'estremo opposto, la quinta di Mahler, che tu mi hai consentito di ascoltare, esatto, la pienezza dell'orchestra, i vari
piani sonori che si dipanano in tutte le direzioni, nelle profondità, lateralmente, anche a livello di pressione alta, vengono rispettati e vengono mostrati in tutta la sua magnificenza. Una cosa a me ha colpito rispetto a quel discorso del fattore di smorzamento, noi un po' timorosi, e questo è successo prevalentemente con le Perlisten, un po' timorosi della difficoltà del carico costituito da quel diffusore, siamo partiti con il damping factor al massimo. Per carità, buona prestazione, però poi abbiamo cominciato a scendere. Cambiamo, va. Anzi, abbiamo fatto il giro all'opposto, cioè siamo passati da massimo a minimo. Incredibilmente, nel momento in cui siamo passati col fattore di smorzamento al minimo, l'immagine è salita di 2 metri probabilmente, ma la raffinatezza, la luce che si è generata è stata una cosa pazzesca. Ripeto, specialmente con gli strumenti della grande orchestra, proprio la luce che si sente quando uno va, siamo qui all'Auditorium Parco della Musica, nella sala grande, e sente quella sinfonia. Ecco, è quel tipo di emozione che si sente, che si percepisce. Questo sistema è stato in grado di, come posso dire, quasi riproportela in maniera integrale, a prezzo di un basso che magari tendeva a essere un pochettino più lento, quindi abbiamo dovuto fare questa sorta di bilanciamento cercando di non perdere quella meraviglia nella gamma alta, ma di bilanciare con un basso un po' più frenato. Insomma, alla fine abbiamo scelto una delle 2 posizioni intermedie. Nel funzionamento a tetrodo, nel funzionamento a triodo, sì, è vero, è più raffinato, però la potenza erogata è minore e secondo me si perde un pochino di quella spinta dinamica che invece questi teniamo finali conto, riescono a dare. Teniamo certamente conto che sia le Perlisten che le GBL sono un certo tipo di diffusore, tutti e 2 con caratteristiche seppure sonicamente diverse, ma il carattere più o meno è quello, e magari invece casse un po' più, mi viene il termine, tranquille, probabilmente hanno invece bisogno o riescono a far apprezzare altre sfumature che probabilmente queste casse non ci hanno fatto apprezzare. Poi sai Giancarlo, c'è anche da considerare una cosa: noi siamo venuti in questa sala dell'auditorium perché ovviamente la logistica, le dimensioni ci hanno consigliato di fare così, però è anche vero che questa sala è una sala atipica, nel senso, come abbiamo detto poc'anzi, 120 metri quadri è un quantitativo enorme per una sala di ascolto di una persona, tra virgolette, normale, e in più questa è una sala che nasce, questo pensateci dal punto di vista dell'acustica ambientale, per essere piena di gente. Certo. Non essendoci pubblico, noi l'abbiamo riempita di sedie che comunque, essendo delle sedie rivestite in stoffa, insomma, sono delle unità assorbenti, però è comunque eccessivamente riverberante. Quindi probabilmente poi va fatta una ulteriore tara che faremo, perché a breve faremo un'installazione. Perché faremo un'installazione più normale. Più diciamo, normale, più esatto, con lo stesso sistema, identico con le Perlisten, soltanto non con le GBL. E quindi ecco, meno male, perché le GBL a spostare sono... Esatto. Allora, però voglio fare una considerazione adesso. Chiunque parli di prezzo mi dà fastidio. Non capisco perché un Rolex Daytona movimento è il primero, depotenziato perché non va a 33.600 ma a 28.000 perché la Zenith, vabbè, chi è esperto di orologi capisce che cosa voglio dire, può costare 100.000 euro e valerne molto molto di meno, e io non sono libero di spendere quello che voglio per un sistema di hi-fi che mi dà emozioni enormi senza essere criticato. Questo paragone con gli orologi Rolex segnatamente è stato aspramente criticato da qualcuno di voi insomma, che avete lasciato i vostri commenti su YouTube, ma adesso insomma, francamente non avrei tanta voglia di continuare a sviscerare questo argomento, che tanto poi è un argomento che non si può sviscerare, è così. È un impianto importante, è un impianto costoso,
chi ha la possibilità, chi ha il desiderio di comprarselo se lo compra, la stragrande maggioranza, Noi compresi, non si pone neanche il problema. Noi abbiamo pervicacemente per una vita inseguito la possibilità di giocare, recensire, lavorare con questi prodotti, ma lo sappiamo, sono delle esercitazioni tecnologiche di altissimo livello destinate a un pubblico che può accedervi. Tutto qua. L'ultima considerazione volevo fare prima di lasciare i nostri followers è questa. Ho avuto la netta sensazione, avendo a che fare con queste elettroniche che tra l'altro da parecchi anni che non frequentavo, di un prodotto estremamente maturo, cioè di avere a che fare con gente che queste cose le sa fare, le fa da tantissimo tempo e le fa in modo molto disinvolto, nel senso di veramente bene. È tutto ottimizzato in modo perfetto. Allora, io non ricordo la data di fondazione della Manley, ho l'impressione che fosse 83, 82, sì. Quindi insomma sono veramente diversi decenni che questi signori affrontano questo tipo di tematiche. Lo si vede, c'è poco da fare, cioè la qualità costruttiva è, l'abbiamo visto nello sventramento, è assolutamente ineccepibile. Va bene, noi continuiamo ad ascoltare finché abbiamo la possibilità di utilizzare questa sala, quindi ciao.